Amiche e amici di Solfatara News, ogni decollo dei nostri droni non è mai un semplice volo. È un ingresso diretto nel sistema vivo e instabile dei Campi Flegrei. Da quassù la caldera non è un concetto astratto, ma un organismo che respira, si muove, si deforma giorno dopo giorno sotto i nostri occhi. Prima di entrare nel cuore di questo nuovo monitoraggio, vogliamo ricordarvi che esiste un modo concreto e libero per sostenere il nostro lavoro quotidiano. Il nostro spazio, Buy Me a Coffee. Non è una richiesta, non è un obbligo, ma un gesto volontario che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere attrezzature e garantire una documentazione costante su un territorio complesso e fragile, spesso osservato solo a tratti. Il link è in descrizione e nel commento fissato. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, uno spazio di confronto e informazione dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Oggi abbiamo alzato i droni partendo dalla costa di Pozzuoli, iniziando da via Napoli e seguendo l'intero tratto costiero fino al porto. L'obiettivo era monitorare l'arretramento del mare legato alla continua risalita del suolo, un effetto diretto del bradisismo in atto. Quello che abbiamo osservato rispetto all'ultima ricognizione è ancora più evidente e inquietante. Non si parla di pochi centimetri, ma di un cambiamento che si coglie immediatamente anche a occhio nudo. I fondali risultano quasi completamente riemersi per decine di metri dalla linea di costa e le scogliere raccontano questa trasformazione in modo brutale. La vecchia linea dell'acqua, ben visibile sulle rocce, segna il confine tra il prima e l'adesso. Oggi quel segno è sospeso nel vuoto, sopra un livello del mare che continua ad arretrare, mostrando un abbassamento che non può più essere ignorato. Proseguendo verso la darsena di Pozzuoli, uno dei luoghi simbolo dell'innalzamento del suolo flegreo, la situazione appare ancora più critica. Questo punto coincide con una delle aree di massimo sollevamento dell'intera caldera e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. La darsena si presenta quasi completamente priva d'acqua, con poche imbarcazioni rimaste intrappolate, bloccate su fondali che non sono più navigabili. Ma il fenomeno non è limitato a quest'area. Lungo tutta la costa del porto sono evidenti vaste zone di secca, segni inequivocabili di un sollevamento che continua in modo progressivo e costante. Il nostro monitoraggio è poi proseguito verso il Tempio di Serapide, altro indicatore storico e scientifico dei movimenti verticali del suolo. Rispetto all'ultima visita, il quadro è ulteriormente peggiorato. L'acqua all'interno del sito è completamente scomparsa. Questo dato, seppur coerente con la fase di sollevamento in corso, rappresenta un segnale forte e chiaro della rapidità con cui il territorio sta cambiando assetto. Il tempio, da secoli utilizzato come misuratore naturale del bradisismo, oggi conferma senza ambiguità la tendenza attuale. Ci siamo poi spostati nella zona della fumarola dei Pisciarelli, che da giorni mostra una pressione elevatissima. Oggi la quantità di fango espulso risulta inferiore rispetto a ieri, ma la pressione non accenna a diminuire, anzi, appare in ulteriore aumento. I getti di vapore sono vigorosi, continui, accompagnati da emissioni gassose che indicano un sistema idrotermale estremamente attivo. Questo tipo di comportamento rientra nei processi noti della caldera, ma la persistenza e l'intensità meritano attenzione costante e monitoraggi ravvicinati. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Pisciarelli, che oggi è di 101,7 gradi centigradi. Come sempre, mostriamo a schermo il grafico con le temperature dei giorni scorsi aggiornato. Infine ci siamo diretti all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui la situazione resta tesa e immutata nella sua criticità. La fumarola di Bocca Grande continua a emettere vapore in modo sostenuto, con getti sempre più densi, carichi e in forte pressione. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Bocca Grande, che oggi è di 179,1 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico con le temperature dei giorni scorsi aggiornato. Dal punto di vista scientifico,
Queste manifestazioni sono coerenti con un aumento della temperatura e della pressione dei fluidi nel sottosuolo, fenomeni già osservati in fasi analoghe del passato, ma che oggi si inseriscono in un contesto di sollevamento rapido e diffuso dell'intera area flegrea. Il nostro compito non è creare allarmismo fine a se stesso, ma raccontare ciò che vediamo, giorno dopo giorno, senza filtri. I campi flegrei stanno cambiando e lo stanno facendo sotto gli occhi di chi vive questo territorio. Continuare a osservare, documentare e informare è fondamentale. Noi di Solfatare News saremo qui ogni giorno con i nostri droni e il nostro lavoro sul campo. Grazie per seguirci, per sostenerci e per condividere i nostri contenuti. Restate connessi, restate informati e soprattutto restate consapevoli. Un saluto da Solfatare News.